Uso un traduttore automatico per i sottotitoli e mi scuso per eventuali errori di traduzione. Buongiorno a tutte cari amiche, buongiorno a tutti anche oggi da casetta, dalla nostra casetta in campagna. Grazie per le vostre visite gradite qui a casetta nostra e spero vi piaccia questa piccola sbirciata nel nostro mondo. La mia settimana è iniziata così, avevo questi contenitori inutilizzati e messi da parte. Come sapete io non butto mai via nulla e adoro tutto il riciclo. Questa settimana ho pensato di utilizzarli come porta piatti e porta bicchieri e utilizzando sempre la solita pittura. E questa pittura l'ho utilizzata sia su queste sedie che anche per i mobili della cucina. Ho pensato di utilizzare questi contenitori per praticità, visto che usiamo in questo periodo dell'anno e sfruttiamo tanto questo spazio, chiamato anche da noi il nostro posto felice. Ma adesso, care amiche, voglio preparare insieme a voi dei calzoni ripieni che volendo si possono fare anche fritti, ma in questa occasione, visto che per me è davvero faticoso in questo periodo mettermi i fornelli dentro cucina, li farò cotti al forno che utilizziamo per cuocere le pizze. Per questo impasto io utilizzo 400 g di farina. Come sapete utilizzo io anche la farina di grano duro, quindi farò 200 di grano duro e 200 di 00. Ho unito anche 4 g di lievito di birra fresco e adesso aggiungo anche 250 g circa di acqua tiepida con un cucchiaino di sale. Per prima cosa però, come avete visto, unisco subito il lievito che faccio assorbire le farine e dopo butto impasto con l'acqua e il sale. Ho lasciato lievitare fino al raddoppio perché con queste temperature evito le lunghe lievitazioni. Adesso inizio a cuocere anche una zucchina abbastanza grande, tagliata a dadini, la metto a cuocere con un po' d'olio e uno spicchio d'aglio che metto a dorare, poi butto via. Nel frattempo dopodiché butto le zucchine nell'olio ancora caldo aromatizzo con questo basilico mentolato e anche del basilico semplice. Metto tutto in cottura e
così già da presto ho iniziato ad avviare la cena. Nel frattempo è rientrato anche mio marito da lavoro e prendiamo un buon caffè insieme. Una volta che l'impasto ha raggiunto la lievitazione, ho formato 4 palline all'incirca di 180 grammi l'una e nel frattempo che il forno scaldava hanno raggiunto la seconda lievitazione. Dopodiché ho iniziato a preparare le zucchine, le polpette, come dicevo, e ho aromatizzato con dell'aglio e prezzemolo, ho aggiunto un uovo, del pangrattato e anche del parmigiano grattugiato. Ho iniziato a formare le palline e le ho messe a cuocere nell'olio bollente. Una volta che il forno ha raggiunto la temperatura, adesso andiamo a preparare i nostri calzoni. Questi volendo si possono anche friggere, però avevo già fritto le polpette e volevo cuocerle qua fuori all'aperto. Condimento a piacere. Ho preparato anche delle patate. E qui iniziamo a condire a piacere. Io come condimento ho usato della mozzarella, olio, sale, origano, wurstel alle patate e in alternativa ho usato anche del prosciutto cotto con patate e funghi. Adesso andiamo a chiudere e ad infornare. Ovviamente si possono cuocere anche nel forno di cucina, si possono friggere come ho detto, sono veramente buoni, infatti a casa se li aspettavano fritti, però ho detto rimandiamo per la prossima. Che profumino e guardate che meraviglia.
Amo la vita in campagna, mi è stato chiesto da poco che lavoro svolgevo prima di arrivare qui. Come alcune di voi sanno, lavoravo nella impresa di famiglia fino a 8 anni fa e sempre 8 anni fa ho conosciuto mio marito. Lavoravo fin da ragazzina dall'età di 15 anni e dopo 32 anni di lavoro ho deciso finalmente di staccare e cambiare vita. Facevo un lavoro dove stavo a contatto col pubblico 12-15 ore al giorno e così abbiamo cambiato vita dalla città alla campagna. E come ho raccontato altre volte, questo è il terreno di famiglia dove ho veramente tanti ricordi da bambina e tanti ricordi con la mia famiglia. E così, da che è venuto a mancare mio padre, abbiamo deciso, io e mio marito, di prenderci cura noi di questo piccolo angolo di paradiso. Nonostante il tanto caldo, però queste cene estive fuori nel loggiato le adoro, a suon di grilli in una calda sera d'estate. E anche il canto del grillo fa parte sempre di un ricordo di quando ero piccola. Un ricordo d'infanzia dove papà e mamma mi dicevano: senti, senti il grillo, il tuo amico che sta cantando. E la giornata si conclude così. Il giorno dopo le previsioni mettevano temporale nel pomeriggio. E se devo dirla tutta, io l'ho atteso veramente tanto, ma purtroppo ha cambiato rotta. Purtroppo sì, aspettavo veramente tanto, si sentivano in lontananza tuoni, ma niente, non c'è stato niente, pazienza, sarà per la prossima volta. Adesso, cari amiche, voglio preparare insieme a voi dei biscotti. Ho acquistato una nuova formina, un nuovo stampo di questi in legno che li adoro, questi stampi per biscotti. E così ogni tanto ne acquisto qualcuno. Oggi utilizziamo proprio quest'ultimo che è arrivato. Prepariamo insieme la mia solita pasta frolla. Sto utilizzando per questa frolla 100 g di burro, 230 g di farina, un uovo, 100 g di zucchero, 4 g di lievito per dolci e della buccia di limone grattugiato.
Inizio come sempre a lavorare il burro con lo zucchero. Aggiungo un uovo e mescolo fino al completo assorbimento. L'altra sera, mentre era fuori dal recinto, è arrivato questo gattone, lo chiamo così perché è un gatto monello, maschio. Le nostre sono sterilizzate, però ogni volta loro ne hanno terrore e le picchia, quindi sono andata di corsa a far scappare questo gatto e nel mentre che correvo, scusate, ho preso una storta alla caviglia, però pazienza. Questo è per dire di quanto poi diventano questi pelosetti importanti nella nostra vita. E per ultimo, come avete notato, ho aggiunto 230 grammi di farina che ho amalgamato insieme anche ai 4 grammi di lievito per dolci. Ora voglio dare anche una risposta dei commenti che ricevo di solito con la domanda come mai i miei quadretti sono tutti scritti in inglese e non in italiano. L'Italia è meravigliosa, ma ho un debole per lo stile country vintage americano, dalla finestra sopra il lavello, dai miei mobili verdi, carta da parati floreale, tessuto quadrettato, fino alle targhe o ai quadretti scritti da me in inglese e dettagli vintage. E anche se in autunno non ho le foglie d'acero che cadono per terra, qui d'estate con le piante dell'eucaliptus la pioggia di foglie che cadono dalle piante per me rimane sempre un vero incanto. Ma adesso, care amiche, voglio mostrarvi, ho aperto questo pacco con voi che mi è arrivato per mostrarvi questi acquisti fatti su Sinsai o Sinsei, adesso non so come si pronunci esattamente. E tornando sempre allo stile che mi piace, che amo tanto, per queste nuove decorazioni autunnali, come per eccellenza qui in Italia il simbolo dell'autunno sono le castagne e l'uva, mentre invece in America sono la zucca, non di Halloween, ma la zucca con le foglie d'acero. Infatti è capitato tante volte che mi dicessero già le zucche di Halloween. No, la zucca è una decorazione autunnale. Metto una parentesi, avete visto purtroppo questo vassoio durante il viaggio, purtroppo a volte questi corrieri sballottano qui e là questi pacchi, ma pazienza, è di legno fortunatamente e riuscirò a rimetterlo a posto, ma lo vedremo insieme settimana prossima. Completamente rotto. Per il resto fortunatamente le tazze sono tutte, dico tutte integre, per dire che magari potevano facilmente più rompersi questi oggetti in ceramica. Iniziando da questo per cuocere il pane, adesso vediamo come farò perché non ho mai cotto il pane in una teglia in ceramica. Ma adesso passiamo a questo portacandele, guardate che carino, io lo adoro. Carina, questa è molto carina, è molto carina. Ma è troppo bellina, mi piace un sacco. Che dite, vi stanno piacendo?
Io le adoro, ne sono innamorata, poi non vedo l'ora di iniziare a decorare casa perché come sapete inizio le decorazioni già dai primi di settembre, inizio con le decorazioni autunnali anche se qui in Sardegna è ancora piena estate. Lascerò qui sotto in descrizione il link di Sinsei o Sinsei, adesso qualcuno non me ne voglia per la pronuncia. Allora, guardate che carina anche questa, mi piace, queste sono tazze enormi, invece queste hanno una dimensione giusta, io le adoro. Guardate che bellina. Ecco qua, anche il girasole è per loro il simbolo della fine dell'estate, quindi insomma c'è tanto che mi affascina. Cosa dite? Non sono carine? Ma una volta che ho lasciato riposare l'impasto per diverse ore, perché con questo caldo ho lasciato l'impasto almeno 4 ore in frigorifero per rassodarsi, adesso andiamo a preparare i nostri biscotti. Ho infarinato lo stampo e con la frolla bella fredda e soda ho passato il mattarello sopra sempre con un po' di farina e ho formato i nostri biscottini. Devo prenderci ancora, devo fare ancora un po' di prendere più confidenza con questi stampi, però prima o poi riusciranno ancora meglio, ma nel frattempo sono abbastanza soddisfatta. Ma ecco qua i nostri biscotti, via in forno. Nel frattempo io ho pensato anche di farcirli con della crema pasticcera, volendo si può utilizzare anche la marmellata o qualsiasi altro tipo di crema che si preferisce. Io non amo la frolla molto cotta, mi piace che abbia una cottura giusta. Ma adesso andiamo a farcirli. Io ho usato della crema pasticcera e vi garantisco che sono una vera goduria.
E adesso arriva anche il mio momento preferito, la prova assaggio del dolce, accanto a una tazza di caffè caldo. E prima di salutarvi, care amiche, voglio ringraziarvi dal profondo del mio cuore per tutti i messaggi bellissimi che mi scrivete ogni volta. Grazie, grazie, grazie dal profondo del mio cuore. Siete tutte adorabili, non mi stancherò mai di dirlo in ogni video, perché veramente i vostri messaggi mi emozionano veramente tantissimo. Grazie davvero di cuore. E grazie anche oggi della vostra compagnia, grazie per essere stati anche oggi qui insieme a noi. I biscotti sono una vera goduria. Dimenticavo, mi è stata regalata da una mia carissima zia questo basilico mentolato, dove sto preparando la talea, perché vorrei tanto piantarla in giardino come ce l'ha lei, e poi vorrei provare ad averne anche un vasetto dentro casa. Adesso spero di riuscire a far sì che anche questo basilico, che poi è una pianta perenne, ce l'abbia sempre tutto l'anno, perché sono innamorata anche di tutto questo che regala la natura qui nella vita semplice di campagna. Allora, so che non si mette tanta acqua nel fondo, ho levato le foglie dal tronco, quelle che possono toccare acqua, cambio l'acqua ogni 2-3 giorni, e ho tagliato il fiore perché alla fine questo fiore concentrerebbe le energie solo su far germogliare i fiori e non far sì che spuntino le radici. Perciò adesso anche questo ho capito come devo fare, ecco, insomma. Grazie ancora amiche care, vi abbraccio a tutte forte forte e ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao!